Ninetta Bagarella è una persona diciamo di famiglia, no? Che poi sapeva suo marito chi era, i suoi fratelli chi erano, che tutto sapeva. Non lo sapeva, stava dentro, suo marito era quello che era, che poteva fare. Lui per le donne niente, lui aveva solo Ninetta Bagarella e basta, gli piaceva solo Ninetta. Lui l'unico che c'era nella mafia c'è lui, è stato fedele fino all'ultimo. Che tutto il resto dei mandamenti avevano tutto l'amante, era solo lui. Guai chi tradisce la moglie, perché la moglie in qualche modo detiene i segreti del marito. Per esempio io con mia moglie non è che mi guardavo se ero sporco di sangue o se avevo una valigia di armi. Mia moglie non vedeva niente, ma le donne di mafia sono tutti così. (12 luglio 1971). Figlie di mafia e figlie di chiesa, il vestito era di lino e arrivava appena sopra il ginocchio. Era coloratissimo, fiori gialli e rossi erano stampati su un fondo azzurro pastello. La borsetta era bianca, anche le scarpe erano bianche, coi tacchi alti e larghi, come si usava allora. Al polso aveva un piccolo orologio d'oro e intorno al collo una catenina sottile reggeva un cammeo. Era abbronzata, sorridente, sicura. Camminava lentamente lungo il corridoio che portava alle aule. Non abbassò mai gli occhi, sfidando lo sguardo incuriosito di avvocati, portaborse, carabinieri in divisa e in borghese. Ninetta Bagarella entra in tribunale alle 9. È il 16 luglio del 71, il giorno del suo processo. La questura di Palermo ha spedito per la seconda volta un rapporto alla Procura della Repubblica. Le carte dicono che è pericolosa per la sua attività in favore della cosca corleonese e che è necessario l'allontanamento di Bagarella Antonina da Corleone, con l'obbligo di soggiorno in un comune del nord Italia. Vogliono mandare al confino anche lei, la maestrina innamorata di Totò Riina. Un anno prima, un'analoga richiesta era stata respinta dal procuratore Pietro Scaglione. L'inchiesta fu archiviata dal magistrato, poi ucciso a maggio proprio dai corleonesi. Ma la polizia e i carabinieri avevano ripresentato il dossier. Alla magistratura avevano trasmesso decine di nuove informative sul ruolo di collegamento svolto dalla Bagarella. C'è anche un appunto riservato sugli incontri periodici con un uomo che guida una motocicletta gialla. Era un picciotto, ogni settimana accompagnava Ninetta ai rifugi di Salvatore Riina. L'udienza si apre con un'ora di ritardo. Il presidente della prima sezione del tribunale, Ignazio Alcamo, arriva trafelato in aula e chiama a testimoniare subito l'imputata Antonina Bagarella. La ragazza è in piedi, immobile, davanti ai giudici. Saluta, posa la borsetta bianca su un tavolo, poi inizia a parlare di sé, della sua vita, dei suoi studi, della famiglia, del suo amore per Totò Riina. I reporter registrano ogni sua parola. Il cronista del Giornale di Sicilia, Mario Francese, il giorno dopo, racconta la storia giudiziaria della maestrina della mafia. Ninetta Bagarella parla un buon italiano, nonostante la marcata inflessione dialettale e l'accento chiuso di Corleone. Si difende senza alcun impaccio o timore.
per quasi 2 ore. Lei sa, signorina Bagarella, che contro di lei è stato proposto un provvedimento di soggiorno obbligato. Non credo che la Corte vorrà mandarmi al soggiorno obbligato. Se avete coscienza, se avete un cuore, non lo farete. Nella nostra famiglia siamo rimaste soltanto donne e dobbiamo lavorare per noi e per i nostri uomini, padri e fratelli caduti nella sventura. Il presidente Alcamo le fa cenno con la mano di fermarsi un momento, il tempo di verbalizzare. Ripete, infarcendo di formule burocratiche, l'essenziale concetto della bagarella. Quando il cancelliere ha finito, il presidente, con uno sguardo, la invita a continuare. Io sono una donna e sono soltanto colpevole di amare un uomo che stimo e nel quale ho fiducia. Totò Riina lo amo da sempre. Io avevo 13 anni e lui 26. Non mi è mai più uscito dal cuore. Solo di questo sono colpevole, signor Presidente. Salvatore Riina non è un'animella candida. È ricercato per molti omicidi, signorina. Macchinazioni, calunnie. Salvatore è innocente. È innocente anche per la Corte d'Assise di Bari, che lo ha assolto. La maestrina fissa gli occhi sul viso del presidente del tribunale. Dalla sua bocca esce un sussurro. Se questa Corte mi vorrà inviare al soggiorno obbligato, io non ho molte alternative. Dovrò rispettare la sentenza perché, nonostante i pregiudizi della questura, sono una cittadina ligia alla legge. Vuol dire che questo doveva essere il mio destino. Signorina, qui l'accusano di far parte della banda Ligio. Io Ligio neanche lo conosco. L'avvocato ricorda la persecuzione poliziesca e le assurde accuse, le note del provvedimento agli studi di Palermo contro un insegnante ben voluta da tutti e il licenziamento subito all'Istituto Religioso del Sacro Cuore a causa delle continue denunce di polizia e carabinieri. Dal suo borsone il penalista tira fuori centinaia di lettere di professori e di alunni, tutti messaggi di solidarietà, ricevuti insieme agli attestati di ottimo comportamento morale e civile rilasciati dalla popolazione di Corleone. Il pubblico ministero chiede al tribunale che Antonina Bagarella venga inviata al soggiorno obbligato per un periodo non inferiore a 4 anni. L'avvocato difensore presenta una richiesta di non luogo a procedere e cita un testimone in tribunale per avere notizie sulla personalità della giudicabile. È un sacerdote, l'arciprete di Corleone Emanuele Catarinicchia. Monsignore, che alcuni anni dopo sarebbe diventato prima vescovo di Cefalù e poi di Mazzara del Vallo, il quale si era mobilitato per raccogliere firme tra le madri di famiglia del paese. Catarinicchia è anche collega di Ninetta, insegna religione al Sacro Cuore. All'avvocato Ippolito arrivano centinaia di dichiarazioni di simpatia per Antonina Bagarella. Febbraio 1971. Nella precedente puntata abbiamo visto come il rapimento di Antonino Caruso, figlio dell'industriale del marmo Giacomo, abbia aperto la strada dei rapimenti in Sicilia da parte dei corleonesi, contro le regole stabilite da Cosa Nostra che proibiva i rapimenti sull'isola. I rapimenti, quindi, devono rimanere obbligatoriamente senza autore, per evitare inevitabili scontri con gli altri capi mafia. Di più, i rapimenti diventano, oltre che una via al rapido arricchimento, un modo per colpire proprio i nemici interni a Cosa Nostra e i loro referenti politici. Se il rapimento Caruso, figlioccio di Bernardo Mattarella, aveva portato alla morte per crepacuore di quest'ultimo, i seguenti rapimenti non sarebbero stati da meno. Anzi. «9 giugno 1971. Verso sera, in piena città, via Trentacoste, viene rapito Giuseppe Vassallo, figlio del costruttore più ricco di Palermo, Francesco Vassallo, detto Don Ciccio. 5 uomini armati, a viso scoperto, bloccano i passanti e prendono il giovane 28enne. Poco dopo, al vecchio Francesco Vassallo arriva la notizia. Si portarono a Pino. Qualche giorno dopo viene arrestato un parroco, Don Alfio Inserra, che aveva fatto da intermediario nel rapimento del marchese Spadafora a Siracusa. Rapimento durato 17 giorni. La figura del parroco intermediario di rapimenti tornerà nella nostra storia. Intanto i rapitori si fanno vivi telefonicamente con Don Ciccio, pur sapendo che i telefoni sono sotto controllo.
14 luglio 1971. Una retata a Milano apre la strada a centinaia di arresti per mafia. Nelle carceri finiscono personaggi importanti del passato, come Genco Russo e Frank Coppola, ma anche del presente, come Badalamenti e Bontate. Questi ultimi sono 2 dei 3 componenti del triumvirato che comanda Cosa Nostra in attesa della ricomposizione della commissione. Il terzo è Luciano Leggio, quasi sempre sostituito, a causa della latitanza e della malattia, dal suo vice Salvatore Riina. Ora Riina si trova libero di agire. Leggio lontano, Badalamenti e Bontate in galera. Significa una cosa sola: la strada è spianata verso la vetta. Riina può fare quello che sempre gli è riuscito meglio: mettere gli uni contro gli altri. Soffia sul fuoco delle faide senza essere sospettato di esserne l'autore. Il 16 novembre 1971 viene liberato Giuseppe Pino Vassallo, dopo 5 mesi passati in una stanza buia. Lo hanno lasciato con un gettone dicendogli: chiama a casa, ma non aver fretta. Il padre, Don Ciccio, verrà ritenuto in odor di mafia. Quindi i corleonesi hanno colpito gli interessi di qualche altro capomafia. Il 14 agosto 1972 viene rapito a Palermo, in via Ammiraglio Gravina, Luciano Cassina, figlio dell'importante costruttore siciliano e conte Arturo Cassina. La famiglia Cassina è una famiglia del nord trasferitasi a Palermo e ha il monopolio della manutenzione della rete stradale, dell'illuminazione pubblica e della rete fognaria. Ma soprattutto Arturo Cassina è un alto esponente dei Cavalieri del Santo Sepolcro, la cui sede, il superbo Palazzo dei Principi di Snello, nel corso Vittorio Emanuele, era stato concesso dallo stesso Cassina 7 anni prima, proprio per farne la sede del Santo Sepolcro. La zona del rapimento è quella di Porta Nuova, zona del capofamiglia Pippo Calò, che per la seconda volta, dopo l'omicidio Scaglione, concede ai corleonesi la possibilità di operare sul suo territorio. A conferma dello stretto rapporto che già lo lega a Liggio e soprattutto a Riina. Lo scopo principale del sequestro, organizzato da Salvatore Riina all'insaputa di tutti, è minare il prestigio di Badalamenti e Bontate, dai quali il conte Arturo Cassina riceve protezione. Riina sta perseguendo quello che è il suo fine ultimo: la destabilizzazione delle altre famiglie. Il 17 agosto 1972 vengono operati 3 fermi per il rapimento Cassina: l'agricoltore Leonardo Vitale, di 31 anni, il macellaio Francesco Scrima, di 30 anni, e il commerciante Giuseppe Calò, di 41 anni. I 3 vengono rinchiusi in cella di isolamento, ma si dichiarano estranei al rapimento. Leonardo Vitale è il proprietario della Lancia Fulvia, notata in via Ammiraglio Gravina al momento del sequestro. Calò e Scrima, secondo gli investigatori invece, avrebbero avuto solo il compito di copertura del commando che ha rapito materialmente Luciano Cassina. Nei loro racconti i 3 si contraddicono e finiscono per essere definitivamente arrestati. Calò è nipote del boss Gaetano Filippone e secondo alcune indiscrezioni avrebbe concesso una sua villa in zona Villa Grazia, a pochi metri da una tenuta del Cassina. I lavori di tale edificio, in cui la polizia effettua ben 3 sopralluoghi, erano iniziati 3 mesi prima del rapimento. Calò, aiutato dal Vitale, per 3 mesi, con la scusa di costruire la casa, avrebbe studiato nei minimi particolari gli spostamenti di tutta la famiglia Cassina per organizzare ed eseguire il sequestro. Francesco Scrima, cugino del Calò, avrebbe partecipato ai pedinamenti recandosi nella villa quotidianamente. Lo Scrima sostiene invece di essersi recato dal cugino solo per dargli consigli sul commercio di bovini, a cui Calò si è dedicato al termine del processo di Catanzaro, dove è stato uno dei pochi condannati. La polizia inizia la cernita degli amici del Calò. Vengono approfondite le sue fonti di guadagno e si ritiene che l'apertura della macelleria di via Palmerio, cedutagli dallo Scrima, sia solo una manovra per mascherare le sue vere attività.
8 settembre 1972. Calò lascia Luciardone in quanto scade il termine del fermo di polizia e la procura avrebbe dovuto emettere un ordine di cattura perché Calò restasse in carcere. Ma l'ordine di cattura, casualmente, non arriva. Scrima e Vitale, invece, rimangono detenuti ancora per alcuni mesi. « 7 febbraio 1973. L'ingegner Cassina viene rilasciato dopo quasi 6 mesi di prigionia e dopo il pagamento di un riscatto di 1.300 milioni, tramite, fra la famiglia e i rapitori, per il pagamento del riscatto è Don Agostino Coppola, sacerdote di Carini e nipote di Frank Tredita Coppola. Il 29 marzo 1973. Leonardo Vitale si presenta alla questura di Palermo e viene accompagnato nell'ufficio di Bruno Contrada, all'epoca commissario della squadra mobile, a cui dichiara che sta attraversando una crisi religiosa e intende cominciare una nuova vita. Si autoaccusa di 2 omicidi, di un tentato omicidio, di estorsioni e di altri reati minori. Accusa i responsabili del sequestro Cassina e fa i nomi di Salvatore Riina, Giuseppe Calò, Vito Ciancimino ed altri mafiosi, collegandoli a precise circostanze, e rivela per primo l'esistenza di una commissione, descrivendo anche il rito di iniziazione di Cosa Nostra e l'organizzazione di una famiglia mafiosa. Si badi bene che anni dopo si scoprirà come Bruno Contrada fosse un cavaliere del Santo Sepolcro. Le dichiarazioni di Vitale portano all'arresto di 40 mafiosi delle borgate palermitane di Altarello e Dannisini, ma la metà di questi si rendono latitanti e vengono rilasciati qualche tempo dopo, per insufficienza di prove. Lo stesso Vitale finisce nel carcere del Luciardone per le sue dichiarazioni, dove viene sottoposto a numerose perizie psichiatriche e dichiarato semi-infermo di mente, affetto da schizofrenia, venendo rinchiuso poi nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Non c'è Rosa Vitale? Dov'è? Uscita. Leonardo lo conosce? E se lo conosco. Com'è, un bravo ragazzo? Un bravo ragazzo. E com'è che ha parlato? E che cosa vuole? Un cervello ci fece vedere. Zitto te, un cervello ci fece vedere a cose. Perciò ha accusato tanta gente? Ma non lo so io ne conto che tale televisione non tale niente, perciò non faccio niente. Ah, è malato? Basta, zitta, tu sei avvicinato, zitto un momento, io non so E lei niente. chi è? Io è mia figlia, io non so niente. Permette, io non so niente, capisci? Va bene. Lei non Scusi. c'è e non so cosa rispondere. 17 anni, cosa provare? L'idea di uccidere un cavallo poi magari mi affascinava. Non lo so. E poi quando uccise invece quel tale che ha detto? Quella è un'altra cosa. Comunque. Ma lei quanti delitti confessò quando si costituì? Beh, a progresso risultano 3 delitti. Io mi sento un pentito, però non è che sta a me dirlo. Cioè, ci sono delle persone esperte che possono dirlo con più certezza. Si considera malato o si considera sano? Io quello che dico io non è che può avere molta importanza, non è che io posso sostituirmi a dei illuminati della scienza e dico io mi sento bene, mi sento una persona normale. I magistrati dissero che lei era ed è infermo di mente, dissero pure che era però attendibile. Sì. Ma le persone che lei ha denunciato sono state poi perseguite, arrestate o no? Sì, ma la maggior parte, all'inizio avevano detto, mi ricordo, non è che voglio dare i numeri adesso, ma mi ricordo 400 persone, quello che ricordo io. – 21 febbraio 1974. Dopo aver scontato la sua pena per più di 2 anni, il regime di sorveglianza speciale di Ninetta Bagarella sta per terminare. Scade l'ultimo giorno del mese.
ma una settimana prima il brigadiere Angelino Notare passa dal vicolo Scorsone per un controllo. È sera, un paio d'ore dopo le 7. Ninetta non c'è, è partita, è andata in Germania a lavorare, risponde sua sorella Emanuela al poliziotto. La mattina del 19 febbraio 74 era improvvisamente sparita anche lei. Anche Antonina Bagarella era latitante, come il suo Totò.